Bene, sono arrivato a Cascina del Bruno, c'è un sole meraviglioso, sono venuto a montare la strumentazione, a provare e poi insomma domani si comincia con la mostra e poi il concerto. Vi ricordo che c'è un buffet dopo la mostra stessa, prima del concerto, così potete ascoltare a stomaco pieno, il che è sempre consigliato. Adesso vi faccio vedere anche quello che è l'ingresso e le locandine che Anna ha messo, guardate che belle. Poi vi faccio vedere anche la chiesa da fuori. Questa è una mega locandina che è più grande di me. Infatti quando sono arrivato ho detto: ma che è questa faccia da pirla fuori sul cartello? Combinazione ero io, quindi insomma ne ho avuto la conferma. Adesso vi faccio vedere la chiesetta da lontano. Intanto sto passando un camion, c'è un furgone. Appena si sposta mi metto al cospetto della chiesa, ecco, guardate. Tra l'altro, se volete andare sul mio canale YouTube, le storie di Corrado, potete riconoscere questa chiesa anche perché ci ho girato un video. Il video è quello del brano Il treno per Parigi, per cui insomma c'è anche questo aneddoto, che poi aneddoto non è perché è un po' il segreto di Pulcinella. Adesso entriamo in chiesa, così vi faccio dire due cose da Anna, anzi la spiamo mentre lavora, mentre fa il suo montaggio. Vedete Anna che sta mettendo a posto la mostra, guardate che bello, tutto quasi pronto. C'è un bel sole, oggi ci ha accolto una bella giornata e siamo anche aiutati da Giulia, giusto? Siamo aiutati da Giulia, giusto? Sì, sì. Chi è Ciao! Giulia? Chi è Giulia? Giulia è la ragazza di mio figlio, Del tuo bambino? del mio piccolo bambino. Sì, che poi piccolo non è più. Insomma. Giulia, vieni a salutare. Ciao! Ecco lei Anch'io. ecco lei che sta mettendo a posto tutta la mostra, per cui guardate che meraviglia. Facciamo uno spoiler veloce perché poi chi la vuol vedere deve venire domani, giustamente. Ore 19:30, a partire dalle 19:30 e fino alle 21. Poi alle 21 inizia il mio concerto fino alla fine della serata. Facciamo il contrario. Oppure sì, capito. Mi piace così. Ma mi fate la coroncina? Ti piace? Sì, così sono in compagnia. Ecco. Sono in compagnia di qualcuno sul palco, hai visto? Pensa se mi alzo per ringraziare il pubblico dopo l'applauso e tiro giù tutto. Devo pagarti i danni per una vita. No, dai, sei proprio quelle cose che vedi su... Sì, su Scherzi a parte. No. Ma domani ci sei, Giulia, sì? Ci sono, figurati. Come fai a mancare? Vieni anche col tuo ragazzo. Vengo anche giusto? con Brando. Esatto, quindi. Non so se sei contento. Siamo tutti. Non so se è contento, ma... Brando sì. È contento. Sì, è contento. Geronimo Mastrillo, un nome dai migranti, un mago sedicente, un vecchio cappellaio americano, un po' italiano che ti rende un sogno in più. Ora indossa quel cappello blu, sarà magnifico.
Adesso a casa il silenzio, ombra a rincorrere ombre, brocche di vino sbavato, notte a giocare col vetro. Mostro la giacca sgualcita alla sua immagine impressa dentro lo specchio sui occhi, piccole spesse eleganti, l'inchiostro fuma il gesto per lei. Diede le ali ai pensieri di ieri e il suo voto d'amore gridò. Dopo il video di ieri, i vari frammenti di video che avete visto che facevano riferimento alle prove sia mie che dell'installazione dei quadri di Anna, siamo il giorno dopo. Tutto pronto, io sto andando nuovamente alla chiesa, all'antica chiesetta di Cascina del Bruno. Oggi è il giorno dell'evento, adesso è un po' prestino, ma comunque ora che arrivo mi sistemo e faccio anch'io un po' di riscaldamento, è già ora della mostra. E quindi insomma dai, che tutto vada per il meglio. Il meteo, al contrario di quello che avevano previsto, sembra diventare brutto il tempo, speriamo di no. Comunque vabbè, l'importante è che la serata vada bene, il tempo pazienza, tanto siamo al coperto. Quando saremo lì riferirò, insomma, prenderò altri momenti della giornata e poi magari stasera metterò qualche clip di qualche canzone. A più tardi.
Allora Anna, sei pronta per stasera? Sì, prontissima. Prontissima, abbiamo Tutti anche, pronti? abbiamo anche il signore del proiettore che si chiama Ambrogio. Ambrogio. Cosa ci fai vedere stasera? No, uno slide, lei fa vedere le sue opere. Sì. Proiettate sulla parete. Eh sì, perché abbiamo cambiato idea, non usiamo più il telone, No. perché sembrava un po' un ufficio, usiamo Sì, non è il un... muro della chiesa. Esatto. Anche se non Che ha c'ha tutto il suo nulla fascino. contrasto, però ma l'abbiamo Ma regolata adesso è buona. ancora soleggiato il tempo, quindi E poi quando diventerà buio sarà un po' più infatti contrastato. ha anche la telecamera per cui farà anche qualche ripresa. Un po'. Infatti. Un antivento, un filtro antivento. Metti cioè, che credevo stiamo che era una parlando, cosa... diminuisce le frequenze alte del vento. Ma ti sei appesa un'opera d'arte al collo, te? Sì. Questa è una mia nuova creazione. Che È bello. un bijou. Ma fai vedere la gonna? È bellissima. Cioè, ho una mise. C'è un pennello Una mise. che ti hanno regalato, no? Mi ha regalato una mia amica greca che saluto se mi vede. Perché no, magari. Le vie del Signore sono infinite. Infatti. Va bene, a più tardi. A più tardi. Ciao ciao. La conosco da una vita, per cui abbiamo deciso, come fu nel 2016, di ripetere questa avventura all'interno di questa chiesa perché è meravigliosa. Ringrazio tutto lo staff che ha organizzato tutto, Paolo, Alice, insomma, che hanno montato tutto da ieri mattina fino a qualche minuto fa, per cui insomma, prima di iniziare con l'evento ringraziamo appunto queste persone. Grazie di essere venuti, io direi, lascerei la parola ad Anna. Ciao a tutti. Applausi. Io ho preparato tutto il discorso stanotte, ma me la sono dimenticata come la sera prima degli esami, presente? Vabbè, comunque grazie a tutti per essere qua e benvenuti. È inutile che ripeto quello che ha detto lui. Io questa volta sono molto contenta di come è stata allestita, molto bello. Più che altro volevo dire che questa, più che una mostra, volevo proprio concentrare tanta energia, volevo che ci fosse un circolo di buona energia in modo che possiate andare a casa con qualcosa in più, non tanto, cioè proprio di vedere le mie opere, sentire la sua musica, ma sentire una bella energia che circola. Sicuramente succederà. Che succederà poi. Poi volevo dire anche che perché io sempre io? Perché sempre insieme? Perché comunque ci accomuna amicizia, a passione. parte l'amicizia, ma comunque anche lui scrive canzoni con il cuore, io dipingo i quadri con il cuore, quindi questa è la cosa che Il cuore ci accomuna. ci accomuna. Sì. E poi siamo... È sempre stato così, tra l'altro Anna ha disegnato la copertina del mio ultimo disco, che è lì, è tutto quello bianco perché l'altro c'è solo la mia faccia da pirla, quindi per forza non può averla dipinta lei, per cui no, quello lì l'ha dipinto lei e tra l'altro, se possiamo spoilerare una cosa, sarà anche l'artefice della copertina del disco che sto preparando. Non l'ho ancora fatta, anche perché io non gli ho spiegato ancora nel dettaglio come la voglio, anche se più o meno l'ho detto, per cui insomma oltre ad aver collaborato fisicamente live in questa chiesa più di una volta, è stata anche colei che ha prestato opera in una mia produzione artistica e ne sono felice anche perché l'ultimo disco è stato tutto al femminile, tranne il sottoscritto ovviamente. Mi sono avvalso di figure femminili, sia le musiciste sia una poetessa e poi Anna appunto che ha dipinto questa copertina meravigliosa che quindi non ci resta che piangere, non ci resta che iniziare
io sono un cantautore, non sono famoso, per cui ovviamente non mi si conosce a meno che non mi si segue. Ho 52 anni, la mia esperienza è tanta, anche se non ho, come dicevo, fatto un gran successo. L'unica cosa degna di nota è stato il Festival di Castrocaro che ho vinto nel 2006 e poi ho giocato con la Nazionale Cantanti. L'unica cosa bella è che ho fatto un gol a Ramazzotti in porta, quindi questo mi è piaciuto perché insomma ho detto la più bella cosa che ti è successa è questa, insomma. E quindi a parte questa cosa, insomma, comunque ho fatto 5 dischi, ho la mia esperienza, però non sono mai riuscito a decollare più di tanto, ma è un po' la fine che fanno i cantautori, insomma, quindi. E gli artisti in generale, perché se mi fossi voluto abbassare tra virgolette, a quello che la moda detta, forse magari era un'altra cosa, però io scrivo le cose che sento, non quello che vogliono sentire gli altri, per cui è un po' come Anna, no? Non dipinge il fiorellino nel vaso o il paesaggio così preso da lontano, ma disegna le sue cose, quindi è così. Va bene, buona serata, buon concerto e a presto. Sembrare un po' più lucido, il circo è piccolo ma la colonna è un faro, gli interessati denaro nella mano. Sciapato, magie fantastiche e bocche grandi per sembrare più ridicole, un mago cerca di ingannare la sua dama ed un pagliaccio in equilibrio sulla lana. Nella volta stellata di tela vola un angelo blu, con un nastro disegna una sfera mentre scivola giù, e quel tuffo carpiato e smodato la porta fin qui, dove accenna quel passo di tango ed il clown col cappello su. Sempre efficace il trucco velato e l'occhio blu, risa spietate, buffe cadute a testa in giù. Scrissi poesie, frasi d'amore, grandi bugie, le misi insieme e poi te le mandai in inverno per scaldarti appena un po'. Le chiudesti in un cassetto per la troppa gelosia e ti aprì il mio cuore, casa mia. Scrissi per te dolci poesie e poi ti mandai pagine bianche, disegnasti a china un sogno, colorai e sognai con te. Fu come baciarti in Francia dentro a un quadro di Chagall, tu mi apristi il cuore, casa tua. Un passo verso il sogno giusto a un passo tra di noi. Scende la muta e lenta, la neve rallentò quel passo 2. Noi ballammo un vecchio Fred Astaire, io dentro una stanza vuota e tu fuori con tutta la città. Fu duro e breve il nostro amore come i colori di novembre. Sussurrammo frasi infiocchettate, poi partimmo senza meta e sbagliamo anche la strada. Noi, piccole risposte al cielo, noi, piccole risposte al cielo, noi, piccole risposte. Siamo passati dalla Sicilia e torniamo a Genova. Bene, vi dicevo che Genova la conosco, insomma, come la conosciamo tutti, ma senza averci un rapporto affettivo.
a suonare una volta in un locale che si chiamava Caffè delle Erbe, che è in Piazza delle Erbe a Genova, e lì tra l'altro c'erano anche Fossati, De André, Bruno Lauzi, insomma ci andarono delle firme importanti. E mi ricordo questo gestore che mi disse: guarda, finito il concerto, mi disse: guarda, mi è piaciuto molto, le tue canzoni sono molto belle, però una in particolare mi è piaciuta tantissimo. Dico: quale sarà mai? Fa quella che si chiama Pioggia di giugno. Dico: ah, ok. E che tra l'altro è una canzone un po' leggera, un po', come avete visto, le mie sono tutte allegre, no? Quindi ci mancava giusto. E quindi dico: vabbè, evidentemente gli sarà piaciuta per questo, perché è un po' più energica. E dico: va bene, ok, vado a casa, il giorno dopo, 2 giorni dopo arriva l'alluvione a Genova. Dico: cazzo, questa ha portato sfiga sta canzone. Vabbè, ok, quindi ho detto sarà un caso. Torno dopo 2 anni e questo gestore mi dice: senti, ok, facciamo la serata, però l'importante è che mi ricanti Pioggia di giugno. Dico: guarda, volentieri, però ho visto i precedenti, siete andati tutti sott'acqua e anche con diversi morti, insomma. Scusate, quindi forse eviterei di fare questa canzone. Fa: no, ma io non sono superstizioso, cantala ancora. Va bene, la canto, è venuto giù l'altra riviera, che prima era levante, poi ponente. Quindi da quel punto lì non l'ho più cantata. Siccome adesso è già 5 giorni che non piove, dico: proviamola, no? Magari, insomma, speriamo che non venga un'alluvione, però insomma, la canzone fa più o meno così. Pioggia che sbatte sul tetto, che prima scottava e bruciava dal sole. Giugno è inoltrato, ma il tempo le ha dato la forza di piangere ancora. E piove sui giochi dei bimbi nei parchi, e piove sulle mie virtù, e piove sugli ultimi affari di morte spacciati nel parco laggiù. Pioggia di livide nubi sposate, soffiate dal vento di questa mia estate, ma piove su strette di mano tra soci, e piove su quello che c'è, e piove sui vecchi mercati rionali, su quello che ho scritto per te. Piove, la luna nasconde il suo chiaro per mettersi un poco al riparo, e piove sugli occhi tuoi, piove i lampi ancora geniali, le strade sono corsi fluviali, e piove sugli occhi miei, piove, il verde si mette a brillare, e prende quel dolce sapore, i nostri occhi stanno per sognare. Il treno per Parigi sosta sul binario 16 e parte la vigilia di Natale per sentirmi meno solo. Non amo la nouvelle cuisine, ascolto Chantranet e spesso mi accompagno di bicchieri a un buon libro di Baudelaire. Ascolto l'accordionista nella versione di Merle, ho deciso la Seine e vorrei dirti je t'aime. Il treno sfreccia in fretta e taglia l'aria che mi gela in faccia, ed io rinchiuso dentro il mio cappotto a Caratterione. 2 chitarristi in manouche e una danseur de claquette, il tuo vestito sul blu con fiori bianchi e paillette. Mi hanno detto che su quelle strade grandi vive quello strano mago col cappello bianco e nero. Parigi è una città di moda e lusso, mi ci vuole giusto un mago per sentirmi come a casa. Ti prego non portarmi al ristorante per dirmi che mi ami per davvero. L'amore è un piatto da gustare piano fino all'ultimo cucchiaio.
Sono copricapi, variopinti, tinta unita e dinamè. Dicono che sopra lo scaffale, vicino a quel berretto militare, ci sia un cappello strano impolverato con la scritta all'incontrario proprio sulla fascia blu. Geronimo Mastrillo, un nome da immigrante, un mago sedicente, un vecchio cappellaio americano, un po' italiano che ti vende un sogno in più. Ora indossa quel cappello blu, sarà magnetico, magari magico, e prima o poi ti vedrai dentro una città fantastica cadere senza farti male. Troverai sirene splendide, un vino nobile da condividere, e prima o poi lo vedrai, ad amarle tutte assieme riuscirai. Mister Geronimo Mastrillo è un po' come Barnum di quell'America lontana, per pochi spicci vende un'illusione, una menzogna insieme al suo cappello blu. Dunque ti dice che sia solo un esemplare, e invece ne ha una serie tutto uguale, dice, e dice che indossandolo si ferma l'orologio ed il tuo giorno fortunato arriverà. Geronimo Mastrillo, un nome da immigrante, ma guarda come mente, ti vende solo fumo, ed anche il fumo che ti vende prima o poi ti aiuterà, se crederai. Ora indossa quel cappello blu, sarà magnetico, magari magico, e prima o poi ti vedrai dentro una città fantastica cadere senza farti male. Troverai sirene splendide, un vino nobile da condividere, e prima o poi lo vedrai, ad amarle tutte assieme riuscirai. Geronimo Mastrillo, un nome da immigrante, ma guarda come mente, ti vende solo fumo, ed anche il fumo che ti vende